Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le energie disponibili per i soldi e le finanze dei prossimi 30 giorni. Ok, abbiamo la carta del Papa, amici della Vergine. Potrebbe trattarsi di qualche ufficializzazione, di qualche contratto o di qualche progetto che potrebbe essere riconosciuto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti, e sempre in descrizione ci sono anche i link per i 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un 2 di pentacoli, un 5 di pentacoli, ruota della fortuna, giudizio, un 3 di pentacoli, mondo e 9 di pentacoli. Non male. Diciamo che sono molto diverse le energie di partenza e le energie di fine periodo. Allora, partiamo da questo 2 di pentacoli che mi suggerisce come degli alti e bassi a livello finanziario, a livello economico. Fante di spade e 9 di pentacoli che avete già qui, potrebbero essere delle oscillazioni che avete magari sul tipo di entrata, perché comunque il 9 di pentacoli è una carta che ci parla di lavoratori autonomi. Ora non dico che siate tutti lavoratori autonomi, però è anche una carta che parla di eredità e di quello che uno ha già in mano. E potrebbero effettivamente esserci degli alti e bassi, quindi se avete magari degli investimenti attivi potrebbero non essere così, come vi posso dire, abbondanti come il solito o come voi vi aspettate. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 8 di bastoni, datemi una carta per il diavolo, 7 di coppe. Voglio andare a vedere anche la ruota della fortuna, 10 di pentacoli, eremita e cavaliere di coppe. Dunque, datemi una carta anche per l'8 di bastoni, 5 di spade. Allora, la mia sensazione, ora, non so se siete autonomi, dipendenti, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, ma questo 5 di pentacoli, ragazzi, indica una carenza economica. Ora, siccome questa è una carta di abbondanza economica, ho come la sensazione che, essendoci il diavolo, potrebbero o, come dire, proporvi dei progetti, proporvi delle cose nuove che non sono poi così tanto vantaggiose e dove in realtà c'è da investire del denaro,
Ehm, Potrebbe esserci una persona che cerca di circuirvi con il denaro. Io ho come la sensazione, allora, non so se questo 5 di pentacoli, quindi se questo momento di carenza può essere la conseguenza di questo 2 di pentacoli o può essere la conseguenza di questo diavolo. In questo caso il diavolo potrebbe rappresentarci qualche persona, potrebbe rappresentare qualche persona vicino a voi che cerca di trascinarvi in qualche progetto fantasmagorico, potrebbe far riferimento al vizio del gioco o alcuni vizi con i quali tendete a spendere parecchio e quindi vi potreste ritrovare in questa sensazione di carenza. Potrebbe essere considerato che c'è anche l'otto di bastoni, potrebbe essere qualche multa che arriva, qualche imprevisto, insomma. Quindi diciamo che la situazione iniziale non è malaccio, ma è altalenante. Poi entra come una qualche carenza, potrebbe essere una spesa imprevista, potrebbe essere ehm, il fatto di voler investire per migliorare questo tipo di situazione, quindi il dover tirare fuori dei soldi. Insomma, ho la sensazione perché c'è anche un 5 di spade, con la carta del diavolo. Adesso, fino adesso non sono venuti fuori i 7 di spade, ma ci potrebbe essere qualcuno che tenta di illudervi, di circuirvi appunto per sfruttare il vostro denaro, per appropriarsi del vostro denaro. Qui quello che sento è che potrebbero esserci delle uscite di denaro anche per la famiglia. Quindi, ragazzi, questo 2 di pentacoli me lo spiego perché è come se ehm, doveste essere super attenti tra quello che entra e quello che esce. Diciamo che con la carta dell'eremita sarebbe conveniente prendere le vostre decisioni da soli. È vero che c'è la ruota della fortuna in 10 di pentacoli, però ragazzi, la ruota della fortuna è girata al contrario. Quindi secondo me non è che vi mancheranno, cioè nel senso riuscirete sempre a fare la spesa e a pagare le bollette, però ho la sensazione che non avanzeranno tanto. Cioè se, soprattutto se per caso avete fatto degli investimenti o state risparmiando per, non lo so, comprare la macchina, per farvi delle ferie, per togliervi un capriccio, ho l'idea che quel polmone che siete riusciti a costruire potrebbe essere un po' eroso in questo periodo. Andiamo a vedere il giudizio. Mm. Sì, c'è qualcosa, guardate, il giudizio è proprio quando io faccio l'esempio del giudizio dico che non si accende una lampadina ma un lampadario quando c'è il giudizio, però è girato al contrario. Poi c'è la luna che mi parla di cose nascoste e il 4 di coppe che è la carta della cecità. Quindi qui c'è qualche cosa che non state prendendo in considerazione. Tenete presente che la luna è anche una carta di paure. E non vale per il nostro cervello dire ma sì, non ho paura, lo faccio lo stesso, perché sì, si può scegliere consciamente di non aver paura, però poi a livello empatico, a livello emotivo, la paura c'è, quindi non si può far finta che non ci sia. Più che tutto si dovrebbe prendere a braccetto e farsi accompagnare, non farsi comandare dalla paura, perché la paura costringe. Quando noi abbiamo paura, normalmente stiamo fermi, non facciamo nessun passo in avanti, magari abbiamo paura di sbagliare, quindi preferisco non fare niente. Qui c'è una sorta di cecità, c'è come un punto debole che non state vedendo. Ah, guardate, se siete lavoratori autonomi, il punto debole in questo caso potrebbe proprio essere il fatto che siete da soli a fare tutto. Perché? Perché qui c'è un 3 di pentacoli che è come se fosse un consiglio a collaborare con qualcuno. Andiamo a vederlo. Ecco, guardate, abbiamo un fante di bastoni e un 2 di coppe, come se doveste fare delle alleanze, delle strategie, delle collaborazioni
con qualcuno, ma essendo un fante. Stavo per dirvi con qualcuno che dirige i giochi, però secondo me sarete voi a dirigere i giochi e qui si potrebbe trattare di affidarsi a qualcuno che faccia i lavori formica, che faccia i lavori di manovalanza, mettiamola così, no? Manovalanza io intendo anche se fosse, per esempio, avete un'azienda, non lo so, avete un negozio di Amazon per dire che è un lavoro online e voi dovreste impegnarvi di più a progettare, ma il fare fisico, non lo so, il caricare i prodotti, scrivere le descrizioni, quelle cose lì, farlo fare a qualcun altro, i lavori di routine, mettiamoli così, i lavori ripetitivi, potreste decidere di associarvi con qualche azienda che fa questo tipo di cose piuttosto che con un personaggio specifico e guardate, io sento che dopo questa collaborazione arriva il mondo, arriva il compimento, arriva di nuovo il 9 di Pentacoli, che è una carta di forte abbondanza. Andiamo a vedere il mondo. Fante di coppe, asso di coppe, forze 5 di bastoni, fantastico. Ragazzi, inizia qualcosa di nuovo, è come se trovaste una nuova grinta. Secondo me questa collaborazione vi aiuterà a tirare un sospiro di sollievo. Se questo diavolo è il non so più da che parte girarmi perché ho tante idee ma pochi soldi per, non so quale sia meglio, che strada sia meglio prendere per aumentare le mie entrate, con questa collaborazione secondo me la strada la trovate, anche perché qui c'è un asso di coppe che è una carta di un nuovo inizio, c'è la forza che è la carta del coraggio di andare avanti. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, asso di bastoni, un altro asso, quindi nuovi inizi, nuove azioni di tipo deciso, nuove intenzioni, appeso, torre, re di spade e 7 di bastoni. Quindi tutto quello che credevate qui, con questo appeso e questa torre, secondo me si capovolge. Tutto quello che vi preoccupava, se vogliamo, tenete presente che c'è anche un re di spade, il re di spade fa riferimento ai consulenti. Quindi può anche essere che ad un certo punto decidiate di seguire un consulente, quindi magari potreste proprio contattare un commercialista, un avvocato, un consulente finanziario, piuttosto che magari iniziare anche solo a seguire qualcuno online. Però io devo dire che la collaborazione, secondo me, con questa persona, con questo gruppo di persone, perché è vero che ci sono due personaggi qui, ma uno dei due potrebbe essere proprio un'azienda. E ho come l'idea, ragazzi, che vi aiuteranno a capire qual è stato il vostro punto debole e che cosa non vedevate. Difatti, qui abbiamo l'appeso. L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Quello che prima qui non era chiaro, attraverso questa chiacchiera, collaborazione, contratto, associazione, è come se diventasse chiaro. Vi dico, secondo me il mese prossimo, o meno, almeno trascorsi questi 30 giorni, le cose inizieranno a muoversi diversamente. Avete due assi, eh? Quindi secondo me questo Papa è qui per ufficializzare qualche vostra idea che magari avevate e renderla concreta, appunto. Andiamo a vedere un oracolo. Sono tanti e noi li guardiamo lo stesso. Guardate, successo e abbondanza. La prossima stagione. Dunque, io adesso sto pubblicando a luglio, fine luglio, quindi 30 giorni potrebbero essere, diamo sempre un po' di margine alle letture, quindi diciamo agosto fino a metà settembre, ed effettivamente a metà settembre inizia l'autunno. Quindi secondo me questo periodo vi serve per preparare una strategia per il futuro autunno. Poi abbiamo, gelosie, sempre in autunno. Potrebbe essere qualche collega, qualche concorrente
Qui abbiamo il diavolo, ragazzi, fate attenzione perché c'è anche un 8 di bastoni, potreste venire ad ascoltare, a scoprire cose. Poi abbiamo la carta dello sciamano e parla della luna nuova. Io adesso non so quando sarà la prossima luna nuova, però dipende anche da quando vedrete la lettura. Potrebbe esserci come un momento di purificazione, di guarigione intorno alla luna nuova. Può anche essere un invito, soprattutto se vi piace tutto l'ambiente degli sciamani. Può essere un aiuto chiedere un animale totem. E poi, wow, abbiamo il dirigente in inverno. Secondo me ci sarà un grosso passo in avanti, cari amici della Vergine, per voi. E appunto, probabilmente con tutte queste collaborazioni, questi aggiustamenti che andrete a fare in questi prossimi 30 giorni, come se ci fosse un crescendo di meritocrazia, un crescendo di incarichi, di denaro, di importanza e anche di potere. Ok, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Ah, wow, anime gemelle, ragazzi. Avete la carta delle anime gemelle. Quindi effettivamente, fatemi vedere un attimo, adesso, aspettate. Abbiamo un 2 di coppe e un giudizio. Sento che per qualcuno la collaborazione potrebbe essere con appunto una persona che potrebbe essere la vostra anima gemella. Come ve ne accorgete? Lo scopo di vita è uguale. Andate tutti e due nella stessa direzione, avete tutti e due gli stessi valori. Magari non si lavora proprio esattamente allo stesso modo perché ognuno ha il proprio modo di lavorare, però è come se si riuscisse a crescere insieme, senza sconvolgimenti, senza drammi, senza traumi. Questo non vuol dire che non ci saranno i problemi, però è che si affronteranno in un modo maturo. Cari amici della Vergine, è una bella stesa. Fatemi sapere come vi risuona, se siete per esempio impresari, se siete dipendenti e state cercando di, non lo so, risparmiare per togliervi qualche sfizio, piuttosto che, non lo so, se siete autonomi e volete ingrandire l'azienda. Fatemi sapere come vi risuona. E poi per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziono, come funziona il lavoro. E la stessa cosa comunque la potete fare anche nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore e in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!